Ciao a tutti, nuovo appuntamento di Red del Sotto la lente dove analizziamo in profondità le novità dedicate al mondo delle due ruote. Questo video è dedicato al mondo delle maxi enduro stradali e a un indiscusso protagonista del mercato. È la Rai Tour X5, erede del famoso X4 indossato davvero da molti di voi e che lascia spazio a un modello totalmente rinnovato. Cambia in moltissimi particolari, ma prima di raccontarvi le sensazioni provate durante la guida, partiamo con l'approfondimento tecnico del nuovo Tour X5. Il cliente tipo del Tour X5 è legato prevalentemente al mondo delle maxi enduro più che delle crossover stradali. È storicamente affezionato e crede nella qualità costruttiva del marchio. La forma di questo casco è basica, simile a quella di un uovo, niente a che vedere con le forme più complesse e più affascinanti di molti modelli della concorrenza. La filosofia Rai è chiara su questo punto. La forma dipende dalla funzione e secondo i progettisti giapponesi non c'è forma più resistente di quella prescelta. Gli spoiler, inoltre, devono sganciarsi subito in caso di urto per non pregiudicare lo scivolamento del casco, condizione, secondo Rai, indispensabile per ridurre al minimo gli impatti a carico della testa. Le dimensioni sono più compatte rispetto al Tour X4, nonostante il nuovo casco sia più largo di 5 mm nella parte anteriore, per facilitare inserimento ed estrazione. Come sempre, Arai utilizza fibra di vetro per la calotta, in particolare il materiale denominato Superfiber, che secondo l'azienda giapponese è più resistente del 30% rispetto alla normale fibra ed è anche 6 volte più costosa. Una fascia rinforzata è posta appena sopra l'apertura della visiera, con l'obiettivo di aumentare la resistenza negli eventuali impatti frontali. Il polistirolo all'interno del casco combina 5 diverse densità ed è uno dei segreti meglio custoditi dalla produzione Arai. Le 5 tipologie di polistirolo sono amalgamate una all'altra senza soluzione di continuità, ma ciascuna di esse concorre in modo specifico ad assorbire energia. Questa caratteristica peculiare contribuisce a ottenere l'omologazione ECE R2206. Tra l'altro, Arai esegue un test antipenetrazione sganciando un peso da 3 kg da 3 metri di altezza. Il casco deve garantire la tenuta in particolari tipologie di incidenti, come ad esempio quello che si verificano nel cross, nel caso in cui la moto colpisca direttamente la testa del pilota. Rigorosamente a doppio anello AD, una soluzione mutuata dalle competizioni rimasta praticamente identica nel corso degli anni. Tutti i caschi Arai dal jet al racing adottano questa soluzione perché è pratica e regolabile micrometricamente. Novità sostanziali per la ventilazione, incentrata sulla Rai logo DAC frontale. Visto per la prima volta sul Quantic, sostituisce le prese d'aria ricavate nella visiera con un'efficienza dichiarata superiore del 40%. Sotto il logo e sopra la fascia di rinforzo anteriore sono stati ricavati 2 fori da 10 mm di diametro. La zona inferiore dell'elemento plastico ovale ha una serie di piccole feritoie. Quando la levetta superiore è abbassata e il logo così al profilo completo, i fori sono aperti. Quando la levetta è sollevata, i fori sono chiusi. Il sistema funziona in modo controintuitivo, ma la ragione è presto detta. Visto che secondo Arai la presa d'aria rimane aperta per la maggior parte del tempo, in questo modo il logo risulta più bello da vedere. Sotto lo spoiler posteriore AR ci sono 3 fori da 10 mm di diametro, mentre al centro c'è un'ulteriore presa d'aria, la Delta DAC 6. Cambia anche la ventilazione anteriore bassa, quella della mentoniera, secondo Arai 2 volte più efficace rispetto a quella del modello precedente. 2 le saracinesche, una esterna e l'altra interna. Se entrambe sono aperte, l'aria si dirige verso la bocca, se è chiusa quella interna si dirige invece verso la visiera. Le caratteristiche irrinunciabili del casco Arai sono protezione, comfort e usabilità. Per questo l'apertura della visiera del nuovo Tour X5 è più ampia a beneficio della visuale. Il taglio ad acqua dello spazio dedicato alla visiera è l'unico procedimento automatizzato in tutta la produzione Arai, che altrimenti prevede l'esclusivo ricorso a manodopera specializzata.
Cambia anche il disegno della visiera, che non è più prominente nella parte centrale, ma propone un raggio costante per ridurre al minimo le distorsioni ottiche. Il disegno della visiera del Turix 4 distorceva la visione, specialmente con la visiera leggermente aperta. Un problema risolto dalla curvatura delle nuove visiere, proposte in 7 versioni tra molto scura, scura, trasparente e specchiata in varie tonalità. Cambia anche la letta anteriore, regolabile nell'angolo di incidenza e dichiarata più resistente a polvere e sabbia. Il nuovo sistema visiera e frontino, definito VAS-A, è derivato dal VAS-V utilizzato per il modello sportivo RX-7V. Il risultato? Visiera e letta si muovono con insolita facilità rispetto agli standard Arai. Gli interni sono stati completamente rivisti e sono rimovibili, oltre che antimicrobici. Tutte le parti sono lavabili con acqua tiepida e sapone neutro. Il peso dichiarato in taglia M in prova è di 1700 grammi. La nostra bilancia ha rilevato un valore di 1704 grammi, circa 100 in più rispetto al precedente Turix 4 in taglia M. Tante le proposte cromatiche. Le livree monocolore sono in vendita a 889 euro, le versioni design costano invece 999 euro. I prezzi, indubbiamente alti, sono in linea con la gamma Rai, proporzionati alla qualità del prodotto e al fatto che si entra in possesso di un casco realizzato a mano. Siamo arrivati dunque alla parte live del Sotto la lente dedicato alla Rai Turix 5, casco orientato al 100% al mondo crossover, ma che qualche matto lo utilizza magari asportando la letta parasole per enfatizzare il profilo un po' appuntito da Street Fighter, oppure addirittura, spesso lo fanno in tanti, rimuovendo la visiera per usarlo come casco da enduro. 3 in 1, diciamo di sì, anche se preferisco con il Turix 5 non uscire dal suo campo d'azione utilizzandolo con il manubrio alto, le sospensioni a lunga escursione, ma prevalentemente sull'asfalto. Crossover sì, è desiderato da buona parte dei possessori delle maxi enduro stradali con ruota anteriore da 19 e 21 pollici all'anteriore, pronto quindi però anche a fare solo, se vogliamo, un po' di leggero fuoristrada per arrivare a qualsiasi destinazione. In questo caso, se si parte in gruppo, meglio essere in testa alla carovana dei fuoristradisti perché inevitabilmente la visiera, e succede però a tutti i caschi, si impolvera fuori, ma soprattutto dentro. Cosa ho trovato di migliorato a livello di funzionalità? Tenendo ben presente il predecessore, qui alle mie spalle, segnalo prima di tutto la semplificazione della gestione della ventilazione e mi riferisco alle innumerevoli prese d'aria che aveva il vecchio Turix 4 nella parte alta della visiera, 2 prese frontali da maneggiare sempre un po' con cura, le doppie prese anteriori, quelle dello sfogo dell'aria posteriore, insomma c'era un po' di roba. Oggi si cambia, tutti gli accessi precedenti dell'aria fresca sono stati condensati nel singolo ingresso frontale che, come detto, è ben nascosto dal logo Rai sulla parte alta, aiutata poi da quella presa anteriore per aumentare la portata dell'aria e accelerare ulteriormente il processo di rinfrescamento e smaltimento del calore anche attraverso gli estrattori posteriori, gestibili con un singolo comando. Questo è molto interessante. Non possiamo parlare di rivoluzione, ma a mio avviso di grande evoluzione. Sicuramente molti non apprezzeranno il fatto che le forme siano rimaste comunque tondeggianti rispetto alle mode del momento, ma come ben sappiamo la filosofia costruttiva di Arai da sempre rifiuta spigoli o punti che in qualche modo potrebbero generare attriti e leve improvvise e quindi movimenti rapidi e naturali in caso di caduta. Quindi cosa troviamo nel Turix 5? La stessa morbidezza delle forme dell'X4 ma evoluta, razionalizzata e privata della doppia griglia anteriore in prossimità della presa dell'aria frontale, sostituita con una con maggiore dimensione. Meglio perché quando le 2 grigliette vecchie si sporcavano guidando in fuoristrada era difficile tenerle ben pulite, mi riferisco qui alle feritoie, che è un dettaglio non da poco. La differenza di peso
tra l'X4 e l'attuale X5 è di 100 grammi su taglia M, ma ritrovo la stessa sensazione che mi ha sempre offerto il suo predecessore, bella. Certo, 1,7 kg non sono pochi, ma chi acquista e apprezza Arai sa di cosa parlo, soprattutto a livello di omologazione. Capisco i puristi della leggerezza in testa, ma va riconosciuto che dopo un'intera giornata in sella, io perlomeno non ho sentito alcun disagio o stanchezza nella zona della cervicale. La qualità degli interni è rimasta, a mio avviso, un ottimo punto di riferimento, sia per ciò che riguarda la calzata, sia per le parti laterali relative alle guance, ma più che mai, e lo sottolineo, alla zona delle orecchie, sempre libera da qualsiasi tipo di contatto con il materiale morbido. Molto, molto apprezzato da parte mia. Un altro grande passo avanti l'ho fatto sicuramente la visiera e la sua forma, qui in configurazione specchiata che per me è davvero esagerata e la adoro, ma attenzione, qui lo sottolineo più e più volte, va maneggiata con moltissima cura, bisogna infatti ricordare che è delicatissima e si graffia con un non nulla. Entrando nel dettaglio va rilevato che è migliorata e non poco, l'arco di cerchio della parte anteriore ha un raggio maggiore e quindi è meno appuntita, il che significa che riduce sostanzialmente a zero la distorsione visiva che in passato si poteva riscontrare in particolari condizioni di luce. Ad esempio, io me ne accorgevo, ma gli altri tester di Red non lo hanno mai percepito, insomma una mia fisima, ma più che mai va segnalata la facilità di sostituzione che non passa più dall'asportazione delle vite di supporto, ma le due leve posizionate in prossimità della cover laterale, quindi in un attimo si riesce a togliere. Anche indossarlo mi riporta un vissuto chiaro, soprattutto avendo posseduto un Tour X4, ed è più ampia la parte inferiore con un accesso ancora più veloce, mentre non cambia la gestione della taglia. Io sono una M da sempre, userò in taglia S solo con i caschi racing, ma anche dopo 2 long test non ho sentito l'esigenza di modificare la dimensione delle imbottiture, che sono totalmente rimovibili, lavabili, grazie a dei bottoni automatici, quindi taglia che rimane confermata. Tema principale rimane ovviamente la guida e come si comporta la Rai Tour X5. Vi confesso che inizialmente la letta parasole, forma e dimensioni comprese, mi avevano lasciato un po' perplesso dal punto di vista estetico, piuttosto alta e separata dalla linea del calotta. Ne ho capito il senso alla prima sparata in autostrada, avendolo utilizzato con una serie di moto diverse, BMW F900 GS, zero protezione, Honda Africa Twin Adventure Sports e anche qualche naked nel tempo libero, devo proprio dire che hanno fatto un deciso passo avanti. La nuova forma incanala molto bene i flussi dell'aria, sia quelli diretti e anche quelli indiretti generati dai vari parabrezza delle moto guidate, e mantiene il casco, e lo dico con piacere, veramente stabile, quasi che generasse una sorta di downforce che tiene perfettamente in posizione senza micro vibrazioni e sfarfallì durante la guida. Non è un casco silenziosissimo, complice la letta parasole e gli attacchi della visiera che per scelta non sono integrati o rastremati, e quindi qualche fruscio bisogna comunque metterlo in conto. Insomma, per chiudere, una maggiore propensione al viaggio con medie velocistiche decisamente alte, senza, e credetemi, patire a livello di comfort grazie anche al miglior bilanciamento del peso quando il Tour X viene calzato. Questa è la mia prima presa di contatto con il nuovo Arai Tour X5, che manda correttamente in pensione il Tour X4, che rimane ancora un ottimo casco. Se volete sapere qualcosa in più, qualche dettaglio, scrivete qua sotto. Se non vi siete ancora iscritti al nostro canale YouTube, fatelo adesso, è il momento buono, anche perché ci stiamo avvicinando sempre di più a EICMA con le novità che arriveranno e vi racconteremo un sacco di cose, senza dimenticare tutti gli altri nostri canali a partire da Instagram e TikTok. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!